Ciao a tutti, oggi vi presentiamo la ricetta del torrone fatto in casa, secondo la tradizione di Cremona. Siamo andati a Cremona dove abbiamo potuto incontrare i produttori più famosi del torrone tradizionale e abbiamo potuto seguire la lavorazione artigianale di questo spettacolare dolce delle feste. Iscrivetevi al canale e partiamo subito con la ricetta. Per preparare il torrone abbiamo usato un paio di fogli di ostia. Abbiamo tagliato l'ostia seguendo le dimensioni di uno stampo per plum cake. Abbiamo foderato lo stampo con carta da forno e quindi abbiamo adagiato sul fondo il primo foglio di ostia. Quindi abbiamo tagliato a metà 450 g di mandorle pelate e le abbiamo tostate in padella fino ad ottenere un colorito dorato. Se preferite potete anche tostarle in forno statico a 160 gradi centigradi. Quindi predisponiamo la planetaria dove versiamo 2 albumi. E un pentolino dove versiamo 150 ml di acqua, una bacca di vaniglia e 300 g di zucchero semolato. Accendiamo il fuoco a fiamma media e portiamo la soluzione a 141 gradi centigradi. Poco prima di arrivare a temperatura eliminiamo la bacca di vaniglia. Quando la temperatura arriva a 141 gradi, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Quando lo sciroppo zuccherino scende sotto i 120 gradi, iniziamo a montare a neve ben ferma l'albume. Versiamo nel pentolino 100 g di miele mischiamo e scaldiamo il composto fino alla temperatura di 121 gradi centigradi. A questa temperatura versiamo a filo il composto nell'albume montato, continuando a frullare alla massima velocità. Quando il tutto inizia ad addensarsi, possiamo incorporare velocemente le mandorle con una spatola o un cucchiaio. Versiamo il dolce in 2 stampi lo livelliamo accuratamente ricopriamo con un altro foglio di ostia e poi applichiamo una pressione decisa per compattare il torrone.
Se necessario, rifiliamo i contorni e quindi portiamo in frigorifero per almeno 12 ore. Al termine del periodo di riposo, possiamo dividere il torrone in porzioni. Se questa ricetta vi è piaciuta, vi chiediamo di cliccare mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Se volete, inserite un commento per lasciare un saluto, fare domande o esprimere la vostra opinione. Grazie e arrivederci.